Buongiorno, sono arrivato al mio 70° compleanno e devo dire che ero un po' indeciso se andare in pensione oppure continuare a fare quello che sto facendo da 10 anni, cioè in sostanza a raccontare le mie curiosità, le mie riflessioni sui cosiddetti testi sacri. Poi, vabbè, ho deciso di andare avanti, no? Perché a 60 anni la mia vita si è ribaltata appunto per questa cosa che mi sta capitando addosso, che mi è capitata. E adesso a 70 anni avviamo altri progetti. Uno riguarda proprio questo canale YouTube, il vero Mauro Biglino, perché voglio fare una serie di video, chiamiamoli di pillole, relativa ad un argomento che secondo me è fondamentale, è importantissimo. E lo faccio anche perché, devo dire francamente, questo canale l'abbiamo aperto durante il lockdown, un po' così, semplicemente per mantenere, no, i rapporti con le persone che hanno piacere di ascoltare le mie riflessioni. E beh, in pochissimi mesi ha 1.400.000 visualizzazioni, più di 34.000 iscritti. Io non posso fare altro tra l'altro che ringraziarvi ovviamente per tutto questo interesse, perché questa cosa che è nata un po' così quasi per gioco, in realtà insomma ha avuto una diffusione per me inimmaginabile. E adesso però, ripeto, voglio andare avanti allora con questo progetto ed è un progetto che tutto sommato riflette quei consigli che io nelle conferenze do a quelli che leggono i miei libri. Dico sempre, quando leggete un mio libro, fatelo con la Bibbia a fianco, in modo da andare a verificare esattamente le citazioni che faccio, andare a verificare i contesti in cui sono inseriti i versetti che traduco, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui adesso però voglio fare esattamente lo stesso lavoro su questo, sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa è la nuova edizione, l'ultima, quella riveduta, ovviamente pubblicata dal Vaticano, ed è quella che serve ai vescovi, ai sacerdoti, ai catechisti per trasmettere la dottrina ai fedeli. Ora, questo libro è importantissimo perché è un libro che contiene di fatto le elaborazioni teologiche che vengono fatte derivare dalla Bibbia. Ora, la cosa più importante è fare esattamente come io consiglio di fare con i miei libri, cioè leggere ciò che c'è scritto qui, prendere le citazioni che loro ovviamente fanno all'interno del testo per vedere da dove hanno ricavato le loro teorie, le loro elaborazioni teologiche e andare a vedere nella corrispondenza esattamente che cosa c'è scritto nella Bibbia. L'importanza di questo lavoro, tra l'altro è, lo vedrete, anche molto affascinante perché scopriremo un sacco di cose, è proprio l'importanza, dicevo, è anche sottolineata, vedete, dalla fascetta. Ora, la fascetta in genere no, è quel pezzo di carta che uno appena ha comprato il libro piglia e butta via. In realtà qui c'è scritto edizione aggiornata con il nuovo testo sulla pena di morte. Facciamo subito un esempio. Fino alla versione precedente del Catechismo, la pena di morte era tranquillamente accettata e giustificata. Ora, in questa ultima versione, l'articolo 2267 relativo alla pena di morte è stato modificato. È stato modificato e in sostanza la Chiesa dice che, vista insomma l'evoluzione sia del diritto, sia della consapevolezza, sia dei nuovi sistemi di detenzione delle sanzioni penali da parte dello Stato, che non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi, pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. E cita il Papa, eccetera, e si impegna quindi con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Ora, siamo arrivati a questa formulazione, ma i Vangeli non sono cambiati. L'Antico Testamento non è cambiato. Quindi qui la Chiesa decide autonomamente di cambiare ciò che in realtà per 2000 anni ha predicato
e l'ha predicato sulla base dei Vangeli e sulla base dell'Antico Testamento. Pensiamo a partire da Agostino di Ippona che predicava la giusta persecuzione, distinguendola dalla persecuzione ingiusta. E per lui la giusta persecuzione era quella praticata dalla Chiesa perché era fatta con amore. Pensiamo a Bernardo di Chiaravalle, quel santuomo, nel vero senso della parola, cioè è stato definito santo, che ha scritto la regola dei Templari, il quale ha teorizzato e predicava il cosiddetto malicidio, cioè diceva che uccidere un infedele era uccidere in sostanza una sorta di male assoluto, una sorta di male irredimibile e che quindi era fare un piacere a Dio, anche se quell'infedele come persona umana andava amata. Ed era un po' la stessa cosa che diceva Agostino, diceva che la persecuzione della Chiesa romana è giusta perché fatta con amore. Cioè dunque, quindi per 2000 anni in sostanza la Chiesa ci ha detto che si poteva uccidere, cioè si poteva anche praticare la pena di morte, si poteva uccidere in guerra un infedele sulla base dei testi sacri. Adesso sulla base degli stessi cosiddetti testi sacri, la Chiesa ci dice che la pena di morte non è ammissibile. Ora noi dobbiamo renderci conto di un fatto, che ci piaccia o non ci piaccia, in certi periodi di più, magari in certi periodi di meno, ma la cultura occidentale, la politica occidentale è governata, o meglio è fortemente condizionata da ciò che c'è scritto qui dentro. Ora, dopodiché uno può anche decidere che stare dentro questo recinto gli sta bene, perché ognuno può decidere liberamente, ma l'importante è esserne consapevoli, cioè consapevoli del fatto che noi siamo all'interno di un sistema culturale che è fortemente condizionato da questo. Io 2 anni fa ho scritto con la professoressa Lorena Forni, che è docente di filosofia del diritto e insegna teoria generale e metodi del diritto all'Università Bicocca di Milano. Avevamo scritto La Bibbia non l'ha mai detto, che è un testo nel quale la docente universitaria analizza in che modo il diritto in Italia sia condizionato dalle idee della Chiesa romana, e queste idee della Chiesa romana teoricamente deriverebbero dai testi sacri, e nella mia parte del libro ho documentato come in realtà, come dice il titolo, quelle cose la Bibbia non l'ha mai dette. Quindi è chiaro che esaminare il catechismo alla luce di una lettura parallela con la Bibbia è veramente interessante e ci consentirà di fare delle riflessioni molto curiose, molto intriganti, perché andremo veramente a vedere le citazioni che loro fanno e a vedere che cosa c'è veramente scritto nella Bibbia, perché magari potremmo capire, se volete usare una parola grossa, potremmo scoprire che tutta una serie di cose che sono scritte qui nei testi antichi non ci sono. Torneremo anche su questo concetto della pena di morte che la Chiesa dice va abolita sulla base di quello che c'è scritto nei Vangeli. Ricordo, per 2000 anni i Vangeli sono rimasti così, e sulla base di ciò che c'era scritto nei Vangeli la pena di morte veniva tranquillamente accettata, anzi, come abbiamo visto tra Sant'Agostino e San Bernardo, veniva addirittura teorizzata come fare un piacere a Dio. Pensate un po', e adesso improvvisamente la Chiesa ritiene di poter cambiare gli ordini di Dio, cioè di poter cambiare ciò che c'è scritto nei cosiddetti testi sacri. Ora, il fatto che noi viviamo condizionati da ciò che c'è scritto in questo libro, soprattutto in Italia, è, come dire, facilmente comprensibile, perché, diciamo, in Italia c'è il Vaticano e sappiamo quanta importanza in questi 2000 anni il Vaticano abbia avuto, no? Su tutto questo territorio, e non solo, ma in particolare su questo territorio. Però ci sono degli aspetti invece che non sono relativi soltanto all'Italia, ma veramente ci fanno capire come questo condizionamento, ripeto, uno può decidere che gli sta bene stare dentro questo condizionamento, ma l'importante è esserne consapevoli. Allora, dicevo,
che ci sono dei pensatori, come questo filosofo francese Michel Onfray, che è docente di filosofia, il quale scrive della laicissima Francia. E in questa laicissima Francia noi scopriamo che in realtà il condizionamento è esattamente uguale a quello che c'è in Italia, ma loro non hanno il Vaticano. Proprio in questi giorni Macron ha detto che in Francia c'è, sapete, in riferimento al ricordo di quello che è avvenuto a Charlie Hebdo, e quindi Macron ha detto che c'è libertà di blasfemia, talmente è laica la Francia. Ecco, e che cosa dice Michel Onfray? Michel Onfray, analizzando appunto i rapporti tra la dottrina ebraico-cristiana e le leggi e il diritto che vengono applicati nella laicissima Francia, scrive delle osservazioni molto molto interessanti. Lui dice: si parla, si pensa, si vive, si agisce, si sogna, si immagina, si mangia, si soffre, si dorme, si concepisce da ebreo-cristiani modellati da 2000 anni di condizionamenti del monoteismo biblico. Eppure abbiamo visto che dopo 2000 anni di pensiero su un aspetto così importante come la pena di morte, la Chiesa si senta in assoluta, totale libertà di cambiare il suo pensiero pur rimanendo fermi i cosiddetti testi sacri. Prosegue ancora questo filosofo francese. Non c'è nessuna difficoltà in tal caso ad affermare nella Repubblica francese contemporanea l'uguaglianza dell'ebreo, del cristiano, del musulmano, del buddista, dello shintoista. Tutto può ben dare l'impressione che le scelte si equivalgano, perché a livello della vita pubblica in realtà i quadri, le forme, le forze, cioè l'essenziale etica, politica, bioetica e diritto restano ebraico-cristiani. Ora noi dobbiamo essere consapevoli di questo e il modo migliore per farlo è proprio quello di analizzare i testi, quindi questo, il nuovo compendio, anzi il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, catechismo del quale Papa Francesco scrive: il catechismo della Chiesa Cattolica in questo modo diventa un'ulteriore mediazione attraverso cui promuovere e sostenere le chiese particolari in tutto il mondo nell'impegno di evangelizzazione come strumento efficace per la formazione soprattutto dei sacerdoti e catechisti. Cioè questo libro è diretto ai vescovi. Mi auguro che possa essere conosciuto e utilizzato per valorizzare al meglio il grande patrimonio di fede di questi 2000 anni della nostra storia. Ecco, allora io direi, seguiamo veramente l'indicazione e il consiglio di Papa Francesco. Cioè facciamo in modo che questo nuovo catechismo della Chiesa Cattolica possa essere conosciuto e utilizzato. Ora, per essere conosciuto e utilizzato, va letto alla luce di ciò che c'è scritto nei testi sacri. Ed è esattamente ciò che faremo in questa nuova serie di video, dove partendo da questo testo torneremo a leggere la Bibbia, anche perché in questi mesi di apertura di questo canale YouTube mi sono arrivate molte richieste, perché sono arrivate moltissime persone nuove che, come è normale che sia, come è giusto che sia, non sapevano nulla del mio lavoro e quindi mi hanno chiesto se potevo di fatto fare una, non di tutta, ma insomma una rilettura della Bibbia, magari versetto per versetto, giusto per vederla in questa nuova chiave, in questa chiave che è quella che io utilizzo da 10 anni, del facciamo finta che le cose che ci sono scritte siano vere, ma che siano vere quelle che sono scritte. Ora, questa stessa cosa noi la faremo qui, quindi vengo incontro a questa richiesta che mi è stata fatta, faccio questo lavoro nuovo, perché è effettivamente nuovo, vado a prendere ciò che la teologia elabora e
il Papa Francesco spera che venga conosciuta e diffusa, e faccio questo lavoro. Quindi lo facciamo assieme, sempre tranquillamente, facendo le nostre riflessioni, facendo le nostre considerazioni, ma leggendo esattamente ciò che c'è scritto nei cosiddetti testi sacri, che è la cosa più giusta e più corretta che possiamo fare, anzi, che dobbiamo fare, sia che si voglia uscire da questo recinto, sia che si voglia rimanere all'interno di questo recinto. L'importante è esserne consapevoli, e per esserne consapevoli non si può fare niente di meglio che leggere quelli che sono i testi da cui si è partiti per costruire questo recinto del pensiero giudaico-cristiano. Ecco, noi faremo questo, e lo faremo in un modo intrigante, in un modo curioso, in un modo che è anche divertente, perché come sapete non bisogna mai prendersi troppo sul serio, soprattutto quando si fanno le cose serie, quando soprattutto si parla di questioni serie. Però prendersi troppo sul serio significa sempre correre dei rischi no? Come i rischi del dogmatismo, eccetera. Quindi noi facciamo sempre le nostre solite riflessioni in tranquillità, col sorriso, ma andando a vedere ciò che c'è veramente scritto nei testi da cui questo testo dice di derivare. Ciao!